Dopo mesi dall'ultimo episodio di questa serie che ripercorre la storia della WWE, ci siamo fermati allo scandalo che ha quasi fatto chiudere per sempre la compagnia e che stava portando Vince McMahon e molti suoi collaboratori in prigione. Ovviamente, se vi siete persi i primi 3 episodi, vi lascio sia in descrizione che nelle schede il collegamento ai video. Io non andrei oltre e iniziamo subito col video. La fine degli anni 90 segna un periodo di grande difficoltà per la WWF, che sta affrontando una crescente minaccia da parte della WCW. L'introduzione del programma Monday Nitro della WCW nel 1995 dà inizio alla Monday Night War, una rivalità che avrebbe visto scontrarsi due colossi del wrestling televisivo per più di 5 anni. La WCW, sotto la guida di Eric Bischoff, portò sul piccolo schermo un prodotto più adulto e aggressivo, con storyline che riflettevano tematiche reali e controverse, come la corruzione e il tradimento. Il punto di svolta avvenne nel 1996 con la creazione della stable NWO, il New World Order, che ruppe le convenzioni stabilite nel wrestling, portando sul ring i leggendari Hulk Hogan, Scott Hall e Kevin Nash. Questi wrestler divennero i cattivi più amati del pubblico perché sfidavano apertamente l'ordine stabilito e rappresentavano un atteggiamento di rivolta che il pubblico giovane apprezzava molto. La loro natura ribelle e la narrazione più realistica e aggressiva della WCW attrassero un pubblico che la WWF non riusciva a raggiungere più, specialmente i giovani spettatori che si sentivano stanchi delle storie troppo pulite e per famiglie proposte dalla compagnia di Vince McMahon. Di fronte a questa crescente minaccia e alle continue perdite di audience, Vince McMahon decise che fosse necessario un cambiamento radicale. La risposta della WWF fu l'Attitude Era, un periodo che avrebbe segnato una rivoluzione completa nel mondo in cui il wrestling veniva presentato al pubblico. Nel 1997 la WWF inizia a mutare il proprio prodotto per adattarsi alle nuove esigenze di un pubblico che si era fatto più esigente e cinico. Il cambiamento non fu istantaneo, ma si consolidò durante l'Attitude Era, che prese forma da alcuni momenti chiave e personaggi che divennero i simboli della nuova visione della WWE. Uno degli eventi più significativi fu la formazione del personaggio di Stone Cold Steve Austin, che divenne il volto simbolico di questo cambiamento. Nel 1996 Austin, che inizialmente era un wrestler che faticava ad imporsi, cambiò radicalmente approccio e cominciò a sviluppare il suo personaggio da antieroe che rifiutava qualsiasi forma di autorità. Il suo iconico promo Austin 316 a King of the Ring nel 1996 divenne una pietra miliare della sua carriera, segnando l'inizio della sua ascesa come figura ribelle e indomabile. Questo cambiamento nella sua personalità segnò l'inizio della trasformazione verso una WWE più audace e fuori dagli schemi. Vince McMahon era sempre stato visto come l'archetipo del boss cattivo, divenne il principale antagonista dell'Attitude Era, non solo come personaggio nel ring, ma come una figura di potere che cercava di fermare Austin e qualsiasi altro wrestler che si opponesse alla sua visione della compagnia. Questo scontro tra Austin e McMahon divenne la base della nuova narrazione che avrebbe caratterizzato la WWE. Parallelamente, la WWE si spostava sempre più verso contenuti più espliciti, tematiche più mature e linguaggio più audace. L'elemento che contrastingueva l'Attitude Era era proprio l'approccio irriverente e provocatorio che veniva adottato in ogni segmento, dal linguaggio fino ai temi trattati. Ciò che aveva cominciato con un tentativo di riprendersi dalla concorrenza della WCW divenne un marchio di fabbrica per la WWE, che con questo prodotto riuscì a conquistare una nuova generazione di fan. Le rivalità sono state il cuore pulsante dell'Attitude Era. Senza le faide tra i principali protagonisti, l'era non sarebbe stata così memorabile. Le storie raccontate attraverso queste rivalità erano più complesse e sofisticate rispetto ai tradizionali confronti tra buoni e cattivi. I personaggi coinvolti sfidavano continuamente le convenzioni morali. La rivalità più iconica e duratura dell'Attitude Era fu quella tra Stone Cold Steve Austin e Vince McMahon. Questo conflitto iniziò quando Austin, in un episodio di Monday Night Raw del 1997, rifiutò di seguire le direttive di McMahon e attaccò verbalmente il suo boss. La sua famosa frase Austin 316 divenne
divenne simbolo di una ribellione che avrebbe definito la sua carriera e l'intera attitudine della WWE. La faida tra i due si intensificò nel corso degli anni, con Austin che grazie alla sua natura da antieroe divenne il volto del pubblico contro l'autorità rappresentata da McMahon. Il climax della rivalità si raggiunse nel 1999, quando Austin e Vince McMahon si scontrarono durante il Royal Rumble match prima e in uno Steel Cage match dopo, in vista di WrestleMania 15. Tuttavia, l'apice della rivalità avvenne a WrestleMania 17 nel 2001, quando Austin, in uno shock assoluto, si alleò con McMahon, diventando un heel per la prima volta in carriera. Questa alleanza sembrò un tradimento per il pubblico, ma segnò un punto cruciale nella narrazione di Austin, che avrebbe continuato a rappresentare la ribellione contro l'autorità in modo ancora più complicato e ambiguo. Una delle rivalità più apprezzate dal pubblico fu quella tra Stone Cold Steve Austin e The Rock, che si sviluppò come una battaglia tra l'antieroe e il campione carismatico. Austin rappresentava l'uomo che sfidava ogni tipo di potere, mentre The Rock, con il suo carisma e le sue capacità di intrattenere, divenne l'incarnazione del campione che dominava la scena. La loro rivalità raggiunse il suo picco durante WrestleMania 15 e WrestleMania 17, ma il suo culmine definitivo arrivò a WrestleMania 19, dove The Rock finalmente riuscì a prevalere su Austin in un incontro che segnò la fine di una delle rivalità più importanti della storia della WWE. Nel frattempo, la D-Generation X, formata da wrestler come Triple H, Shawn Michaels, Chyna, X-Pac e i New Age Outlaws, Billy Gunn e Road Dogg, divenne un simbolo di ribellione contro la corporation che rappresentava il potere di Vince McMahon. La DX si distinse per il suo atteggiamento irriverente, i comportamenti provocatori e il suo stile di combattimento fuori dal comune. La loro faida con la corporation divenne uno dei temi più ricorrenti durante l'Attitude Era, portando a momenti storici come la D-Generation X Invasion nella sede della WCW, dove la stable invase simbolicamente il programma rivale. Oltre alle storie politiche e generazionali, una delle rivalità più intriganti e avvincenti dell'Attitude Era fu anche quella tra The Undertaker e suo fratello Kane. La storia, che affondava le radici nel mito e nell'oscuro, vedeva The Undertaker come l'eroe, mentre Kane, il suo fratello malvagio, rappresentava l'opposto, un uomo in cerca di vendetta contro di lui. La faida iniziò nel 1997, quando Kane fece il suo debutto a Bad Blood, interrompendo un incontro tra The Undertaker e Shawn Michaels. Il conflitto tra i due culminò in numerosi match, tra cui l'indimenticabile Inferno match ad Unforgiven 1998. La rivalità tra i due non solo arricchì la WWE con elementi soprannaturali, ma rappresentò anche una delle faide più emozionanti, facendo esplodere l'immaginazione dei fan. Nel 2001 la WWE acquistò la WCW e con essa giunse alla fine della Monday Night War. Il declino dell'Attitude Era iniziò con il passaggio al nuovo millennio, quando la compagnia cominciò ad affrontare un cambiamento culturale e sociale. Il linguaggio esplicito e la violenza gratuita cominciavano a perdere appeal e il pubblico iniziava a chiedere un prodotto che potesse essere goduto da una fascia di età più ampia. Nel 2002 la WWE lanciò la Ruthless Aggression, che segnò una transizione verso un wrestling meno violento e più focalizzato sulle abilità tecniche dei wrestlers. Beh ragazzi, anche questo episodio è finito, arrivando alla fine dell'Attitude Era, quindi nel prossimo episodio parleremo dell'appena citata Ruthless Aggression. Io come sempre vi chiedo di lasciare un commento qui sotto facendomi sapere se questo video vi è piaciuto e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!